Buonasera, grazie a tutti. Quanti di voi non conoscono Bitcoin? Pochissimi, io non so, 3. Parto proprio basso, quindi dall'inizio. 9 gennaio 2009 arriva un post di una persona che si nasconde sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che dice di aver appena rilasciato un software open source che voleva essere una sostituzione della moneta. Una moneta digitale, una moneta che in realtà si basa su cryptocurrency, sullo scambio di chiavi crittografiche peer-to-peer. Senti? Okay. E qua inizia tutto, è quasi un'esplosione negli anni successivi, si diffonde quasi come un virus. Recentemente ho sentito dire che Bitcoin è un virus, sì, si è diffuso molto velocemente. E su cosa si basa? Si basa su un'idea molto semplice: paragoniamo l'oro che troviamo in tutte le gioiellerie o delle nostre riserve auree ad uno strumento digitale. Satoshi Nakamoto dice: prevediamo che da qua al 2009 al 2140 verranno prodotti 21 milioni di pezzi, chiamiamoli pezzi, di Bitcoin. E in che misura? Nei primi 4 anni verranno prodotti 10 milioni e 500 mila, nei successivi 4 anni verranno ridotti, dimezzati di volta in volta ogni 4 anni. Questo si chiama halving. Questo perché? Perché non si vuole inflazionare la valuta, non si vuole che Bitcoin rimanga un valore finito, per mantenere il valore, perché sia una riserva di valore, proprio per mantenere l'analogia con l'oro. Ma Bitcoin non è nulla senza un'altra cosa che si chiama blockchain, che è lo strumento che ci serve per trasferire e per diffondere Bitcoin. Blockchain, molti la paragonano a un database distribuito, non sono d'accordo, un database replicato, se vogliamo vederla così, che non è un database, è un libro mastro in cui tutti possono scrivere e appendono nella coda delle transazioni quello che viene inserito, quindi lo scambio di denaro, chiamiamolo denaro, da una persona all'altra. È immutabile, vuol dire che non si può cambiare quello che è stato scritto. Se si dovesse fare vorrebbe dire cambiare tutto quanto. C'è qualcuno che si sta pensando o che l'ha fatto su altre criptovalute, da quello che è stato fatto ad oggi fino indietro. È inefficiente rispetto a un database relazionale, sicuramente è inefficiente perché è molto lento. Cos'è quindi blockchain, scusate? È un libro mastro in cui tutti possono accedervi, tutti possono vedere cosa è stato fatto, cosa è stato scritto. Ad ogni blocco può essere associata più transazioni. La blockchain è replicata in tutti i nodi che compongono la rete. Alcuni di questi nodi sono dei nodi particolari, si chiamano miners, hanno lo scopo di validare la transazione, di certificare e aggiungere alla fine della blockchain il valore corretto. I miners, per fare questo lavoro, sprecano molta potenza di calcolo, è un'operazione matematica, semplifichiamo. È un'operazione matematica in cui devono elaborare, sprecano molta potenza di calcolo, molta energia elettrica, in cambio ottengono una ricompensa. Questa ricompensa è proprio il Bitcoin. Il modo con cui lo fanno si chiama proof of work, perché dimostrano di aver lavorato per validare la transazione. Ok, una volta che ho ottenuto questi Bitcoin, dove li salviamo? Dove me li tengo? In tasca sicuramente no, sul computer è difficile, esistono i wallet. Anche qua di wallet ne esistono adesso di vario tipo. Questi sono i più diffusi, ne manca qualcuno. Mi sono dimenticato di dire una cosa, che abbiamo Franco Cimatti come ospite, che è il presidente di Bitcoin Foundation Italia, magari dopo farà anche 2 parole, e lui sicuramente mi dirà: guarda che qua ti mancano una decina di wallet, tra quelli che sono più rinomati.
I wallet ce ne sono di due tipi, quelli che scaricano tutta la blockchain sul computer, e quindi vuol dire avere anche molto spazio, perché adesso la blockchain occuperà circa 1 centinaio di giga, mentre quelli online hanno anche un problema di sicurezza. Bisogna essere sicuri su che tipo di blockchain, green address piuttosto che Copay, piuttosto che altri servizi. Qua è citato Coinbase semplicemente perché sono tratti da siti web ufficiali, però onestamente io non lo consiglierei. E sono dove io vado a depositare i bitcoin che acquisto, mino vuol dire che guadagno nel mio processo di mining, e dopo posso spenderli vuol dire inviarli ad un'altra persona. Parliamo un attimo di mining. Il mining è il processo che dicevo prima, che serve per validare le transazioni e quindi viene remunerato per i minatori. I minatori sono le persone che hanno grossa potenza di calcolo e vengono ricompensati con bitcoin. Nel 2009 il mining avveniva semplicemente con la CPU del proprio computer. Uno accendeva il computer, lanciava un programma, scaricava bitcoin daemon, non dico core, e cominciava a minare. Dopodiché l'hardware è cominciato a crescere, è cominciato a diventare più intelligente anche il software per mining. Si è passati alle schede video, che sono molto più performanti rispetto alle CPU. Non bastavano più le GPU, siamo passati ad altre tecnologie, si chiamano ASICs. In realtà gli FPGA sono durati poco. Gli ASICs e poi gli ASICs di seconda generazione, adesso io ho smesso di seguirli da parecchio tempo, quindi non so. Questo è un esempio. Questo giocattolino qua qualche anno fa valeva qualcosa, adesso è buono come fermaporte, però era quello che produceva, in questo caso non bitcoin ma un'altra cripto, però è quello che serviva per produrre le criptovalute. I bitcoin, allora 5 anni fa valevano circa $1, più o meno. Oggi hanno un valore che oscilla tra i 1.000 e $1.050 l'uno. Quindi hanno avuto un incremento del 20.000% dall'origine. Teniamo presente che la compravendita di Bitcoin è iniziata nel 2010 con l'avvento dei primi exchanger. Prima si passava tramite Second Life per acquistarli, però lo scambio reale è avvenuto nel 2010. Gli exchanger. Chi sono gli exchanger? Sono dei soggetti che permettono di acquistare o vendere Bitcoin. Chi ha prodotto Bitcoin come Franco all'inizio, chi ha acquistato Bitcoin come Franco all'inizio, può decidere di venderli in cambio di denaro. Denaro intendo come euro, dollari, sterline, chissà quello. Ne esistono di vario tipo. Attualmente ne abbiamo contati un centinaio tra quelli ufficiali, questi sono i principali in termini di volume e di scambio giornaliero. Devo dire che gli scambi sono sì importanti per noi, però per un istituto finanziario probabilmente sono all'ordine di una multinazionale. Si parla di circa 30-40 milioni al giorno per gli exchanger più importanti, giù di là, milioni di euro. No, di dollari, vabbè, non è poco. Arrivando fino a quelli nostrani, non so se tutti lo sapete, però qui a Padova abbiamo uno degli exchanger, l'unico exchanger italiano che si chiama The Rock Trading, che arriva a fare circa 300.000 euro di transato al giorno, un equivalente di 300.000. Il mercato ha avuto quindi un'esplosione dall'origine adesso, e con dei picchi in alto e in basso. Decisamente ci sono stati dei problemi. I problemi sono stati principalmente di scam. Scam vuol dire truffa, vuol dire che qualcuno si è approfittato dell'ingenuità della gente. Mi ricordo ancora BTC Jam, quando il Bitcoin a un certo punto è arrivato a $30 all'inizio della sua storia, dopodiché chi gestiva BTC Jam è scappato e il prezzo è crollato da $32 nel giro di 2 giorni. Oppure ancora Mt. Gox è probabilmente il caso più emblematico, quando ben 700 milioni di equivalente di
di dollari sono spariti da un giorno all'altro ed eravamo più o meno a questo livello. Il Bitcoin valeva circa $1.300, 1.200, dopodiché sono cominciati i problemi e lo scandalo che quasi tutti conosciamo. Bene, questa è una panoramica molto bassa per introdurre un problema che in realtà sta nascendo in questi giorni. Cosa sta succedendo? La comunità Bitcoin si sta un po' dividendo in due fazioni principali, diciamo. Una fazione che poi verrà magari raccontata meglio da Mirko, che si chiama Bitcoin Unlimited, e una fazione che si chiama Bitcoin Core, che non apprezzo dal punto di vista di non dal punto di vista tecnologico, ma dal fatto che la quasi totalità degli sviluppatori di Bitcoin Core sono dipendenti di una società che si chiama Blockstream, che probabilmente sta dettando legge, però niente da dire, apprezzo Bitcoin Core nella sua storia e in quello che ha fatto. Non apprezzo Blockstream, apprezzo la tecnologia. A questo punto gli exchanger dovranno anche decidere assieme ai miner quale delle due strade scegliere. Probabilmente succederà che Bitcoin si dividerà, verrà attuato quello che si chiama fork, verrà scelta una delle due catene, una dei due chain da portare avanti, Bitcoin Unlimited piuttosto che Bitcoin Core. Lo deciderà il mercato in questo caso. La paura è che sbilanciare dagli sviluppatori piuttosto che dai miner. Chi dovrà deciderlo, io non sono nessuno per dirlo, però la paura è che saranno i miner e in questo caso miner cinesi, che hanno la quasi totalità della potenza di calcolo che stanno generando attualmente Bitcoin. Tenete presente che senza i miner la rete Bitcoin non sta in piedi, perché senza i miner nessuno validerebbe più le transazioni. Chi appoggiano i miner ovviamente faranno i loro interessi, perché più alte sono le fee più loro guadagnano, e le fee vengono pagate ogni volta che vengono inviati bitcoin. In realtà l'utente è libero di scegliere che fee applicare alla transazione. Una fee troppo bassa però vorrebbe dire attendere troppo, oppure attendere all'infinito e quella transazione non verrebbe mai confermata. Una fee troppo alta potrebbe rendere inutile Bitcoin come sistema di settlement, quindi di trasferimento di denaro, perché un bonifico SEPA adesso bene o male quasi tutte le banche lo fanno gratuito, mentre su una transazione internazionale, vabbè, parliamone. Cos'è Bitcoin? Oltre uno scambio di criptovaluta, dal mio punto di vista è anche uno store vuol dire un sistema di salvataggio, sempre paragonato all'oro, uno store di valuta. Sento tanta gente che dice vuole andare a pagare il caffè con Bitcoin. No, ho il mio euro, lo pago col mio euro il caffè. Riempire la blockchain di transazioni per pagare il caffè, io non sono d'accordo. Oppure a quel punto capiamo chi paga la fee per pagare il caffè, quanto costa la fee. Questo è un problema che va risolto con un fork piuttosto che con un'altra tecnologia. Oppure ci sono altre soluzioni sempre su criptovaluta, perché sappiamo che non esiste solo Bitcoin, esistono altre che sono anche questi fork di Bitcoin, nati da Bitcoin, modificati per avere qualcosa in più piuttosto che qualcosa in meno. Probabilmente quasi tutti per i puristi hanno qualcosa in meno, però certe cose sono state sviluppate, per esempio Ethereum è il caso più emblematico. Gli smart contract sono stati sviluppati quasi tipicamente su Ethereum, sebbene su Bitcoin sia fattibile farli. Ma perché? Perché hanno introdotto delle funzionalità che agevolano lo sviluppo. O per esempio mi viene in mente l'altra criptovaluta che fino a qualche anno fa affiancava Bitcoin, che sono Litecoin. Non aveva nulla di innovativo rispetto a Litecoin, solo il protocollo di mining, questo qua che generava i Litecoin. Ebbene, sebbene che questa criptovaluta è la quarta o quinta per capitalizzazione del mercato.
Attualmente Bitcoin vale circa 16-17 miliardi di dollari a livello globale e sono stati prodotti sui 16 milioni di token, qualcosa di più. Da qui al 2140 verrà esaurita la riserva, quindi rimangono altri 5 milioni di token scarsi da produrre. Bene, questa era l'introduzione a qualcosa che poi racconterà Christian, che è la diatriba che sta nascendo tra i vari exchanger / miner. Se avete domande?